Buongiorno professor Ferracini, oggi parliamo della rottura del legamento in generale e del crociato anteriore in particolare. Cosa significa rottura di un legamento e che cosa comporta? I legamenti servono per mantenere una congruenza meccanica delle articolazioni. Le articolazioni vivono facendo un movimento prestabilito, perfettamente definito. Se un legamento all'interno di questa articolazione fa cedere, fa muovere i capi articolari in modo diverso rispetto al modo in cui sono stati disegnati, incominciano ad andare in crisi, e vanno in crisi sia perché l'individuo poi ha dei problemi dal punto di vista meccanico, cioè ha cedimento e non riesce più a fare determinati movimenti, determinate attività in maniera corretta, e sia perché poi progressivamente questo movimento, diciamo, anomalo provoca un consumo anomalo dell'articolazione che causa poi alla fine l'artrosi. Ecco, ma dal punto di vista chirurgico, che cosa si può fare? E soprattutto, la strada chirurgica è l'unica? Se ci sono dei legamenti che sono extra-articolari, cioè come la maggior parte dei legamenti, diciamo per brevità tutti esclusi i crociati, se questi legamenti sono mantenuti attraverso un'immobilizzazione in continuità, allora la vitalità di queste strutture permette di creare dei ponti, diciamo, di cicatrice che poi si trasforma progressivamente in nuovo legamento e riprendono la loro funzione. E questa è la ragione per cui è molto importante fare una diagnosi precoce di lesione legamentosa, perché nei primi giorni dopo la lesione è possibile riavvicinare e mantenere stabile attraverso un gesso, un tutore o questo tipo di immobilizzazione i due capi del legamento che piano piano si ricostruiscono. Nel caso particolare del legamento crociato anteriore, il legamento crociato anteriore vive all'interno dell'articolazione, quindi vive in un tessuto liquido dove non c'è tessuto connettivo, non c'è nessun tipo di tessuto a cui il legamento si possa appoggiare per creare una continuità tra i due capi che si sono rotti. Questo è un problema molto importante perché il legamento crociato in pratica, se non si tratta chirurgicamente, non guarisce mai. Poi, se c'è la necessità, sia per quanto riguarda il legamento crociato anteriore, sia per quanto riguarda gli altri legamenti, a fronte di una non guarigione o di un'instabilità o di problemi di vario genere, c'è la possibilità sempre di intervenire in maniera chirurgica, sia a livello dei crociati che a livello degli altri legamenti. Ecco, ma è sempre necessario ricostruirlo o un buon tutore può sostituirsi all'intervento? Facciamo l'esempio sempre del crociato anteriore, che è quello forse che interessa di più tra i vari legamenti che deve essere sottoposto quasi sempre a intervento. La cosa importante è quanto il paziente ha bisogno di fare il movimento che è richiesto dal crociato anteriore. Il crociato anteriore entra in gioco in maniera esclusiva quando il paziente flette il ginocchio a 70, 80, 90 gradi e ruota il ginocchio. In quello scenario il crociato anteriore è l'unico legamento che tiene assieme il ginocchio, quindi sotto carico il paziente ha un cedimento dell'articolazione. Quando il paziente fa dell'attività fisica, sportiva, scia, gioca a calcio, gioca a tennis e cambia di direzione rapidamente a ginocchio semiflesso, allora il legamento cede. In questo scenario il paziente deve sempre ricostruire il legamento. È ovvio che se ci si trova di fronte a un paziente che non fa nessuna di queste attività e che ha una certa età, normalmente non si interviene, però la carenza del legamento è causa anche di dolore, è causa di dolore anche camminando in discesa, è causa di dolore camminando su terreno accidentato, quindi molto spesso i pazienti preferiscono ricostruire per riprendere la loro funzione e poter fare tutte le cose che facevano prima senza dover
pensare al ginocchio ogni volta che fanno un movimento strano. Ecco, quali sono le opzioni ricostruttive del crociato anteriore? Beh, il crociato anteriore si può ricostruire con una serie di tendini che si prendono dall'individuo stesso, dallo stesso arto dello stesso individuo, e si usano al posto di questo legamento. In particolare si possono usare i tendini della zampa d'oca, che sono dei tendini di lunghi muscoli della coscia che si inseriscono al davanti della tibia, subito sotto il ginocchio. Si può utilizzare il tendine rotuleo, un pezzo del tendine rotuleo o un pezzo del tendine quadricipitale. Tutti questi tendini sono spendibili, nel senso che se ne può fare a meno in maniera ovviamente facendo un prelievo parziale e molto preciso. Dalla stessa gamba o dall'altra gamba? Sempre dallo stesso lato. E se noi vogliamo invece diciamo risparmiare i tessuti del paziente e vogliamo utilizzare dei tendini di un donatore, questa è una possibilità che possiamo scegliere e dobbiamo a questo punto utilizzare i tendini di un donatore, quindi di una banca dei tessuti che ci mandi dei tendini diciamo, di banca che noi usiamo per ricostruire il crociato anteriore. Ecco, come sono conservati questi tendini? Questi tendini in genere sono conservati nella banca dei tessuti a 80 gradi sotto zero e quindi sono mantenuti per un certo periodo, perché il donatore deve essere sempre testato per tutte le malattie trasmissibili, in particolare virali, per escludere che il tendine possa essere causa di trasferimento di una patologia all'individuo ricevente. C'è pericolo di rigetto? Il tendine di per sé è una struttura molto semplice, è ricca soprattutto di collagene. Il collagene è una proteina che è comune a tutti gli individui, non ha delle variazioni individuali, per cui il paziente che riceve questo tipo diciamo, di struttura non riconosce il tendine come non proprio, ma lo riconosce come se fosse un suo legamento vero all'interno del ginocchio. Il problema sarebbe se le cellule del tendine fossero vive, queste potrebbero dare una minima interferenza, ma in condizioni di congelamento il tessuto, all'interno del tessuto e all'interno in particolare delle cellule si formano dei cristalli che spaccano le membrane delle cellule stesse, quindi tutte le cellule che vengono trasportate dentro il tendine sono tutte morte, per cui non c'è nessuna interferenza, non viene riconosciuto niente a livello cellulare che possa turbare il sistema immunitario dell'ospite, quindi no, non sono descritte delle reazioni al tendine di donatore. Ma quindi niente di vagamente assomigliabile a un trapianto di cuore, di fegato, è tutta un'altra cosa, è tutto molto più semplice. Il trapianto di fegato, il trapianto di cuore, il trapianto di rene, di polmone, sono tutti dei trapianti che si basano sul fatto che le cellule che sono trapiantate dell'organo sono perfettamente vive. Quindi è un sistema completamente diverso, sì. Ok. Che tipo di anestesia occorre per questa tipologia di interventi? L'anestesia normalmente è un'anestesia spinale, è un'anestesia che diciamo dura un periodo molto breve, all'incirca 2 ore, perché l'intervento dura 1 ora, quindi è facile anche gestirla dal punto di vista del paziente, è un'anestesia non particolarmente aggressiva, non particolarmente invasiva, il paziente rimane sveglio e l'anestesia appunto nell'arco di 3-4 ore scompare completamente.
E quali sono i tempi di recupero dopo l'intervento? Bisogna usare dei tutori, delle stampelle, fare fisioterapia? Assolutamente sì, la tempistica più o meno è quella di utilizzare stampelle per tra i 10 e i 20 giorni dopo l'intervento, dopodiché si comincia la fisioterapia in media dura una quindicina, una ventina di sedute, le sedute sono 2 o al massimo 3 volte alla settimana, quindi ci si trova di fronte a un periodo di un paio di mesi di fisioterapia. Alla fine della fisioterapia il paziente comincia piano piano a riprendere le proprie, diciamo, attività fisiche, perché a camminare con le stampelle riprende subito, a camminare senza stampelle tra i 10 e i 20 giorni, ad andare sulla cyclette ai 30 giorni, a correre sui 2-3 mesi e a riprendere le attività con, diciamo, attività fisiche più intense come lo sci e gli sport da contatto, come per esempio il calcio, ci vogliono almeno 6 mesi. Ecco, ma tirando le somme, che cos'è meglio? Il trapianto da tendine autologo o da cadavere? C'è una differenza sostanziale, ci sono varie differenze. La più importante dal mio punto di vista e dal punto di vista del mio paziente è che il fatto di togliere un tendine proprio per farlo diventare legamento è una procedura di per sé, chirurgica di per sé, quindi una procedura in più ed è una procedura abbastanza aggressiva, nel senso che il paziente può avere anche nel tempo delle complicanze legate alla sede di prelievo, in particolare a livello del tendine rotulo che è stato usato per tanti anni per ricostruire in modo autologo il crociato anteriore in particolare. In più però c'è da dire che essendo un tessuto che è stato congelato è un tessuto che è un pochino più fragile dal punto di vista biomeccanico, quindi diciamo, negli atleti d'élite e negli atleti che devono riprendere perché professionisti molto rapidamente la loro attività è molto importante, diciamo, utilizzare un trapianto che dia il massimo della velocità di ripresa e quindi normalmente per quel tipo di pazienti si usa un tendine autologo. Per quanto riguarda invece tutti gli altri pazienti in cui entrare in campo a 6 mesi o entrare in campo a 8 mesi dall'intervento non fa tutta quella differenza, allora in quei casi lì io preferisco sempre usare il tendine di banca perché mi dà meno aggressività chirurgica e mi dà sul lungo termine le stesse performance biomeccaniche che mi dà il tendine autologo. Tra l'altro, i tendini da banca sono sempre disponibili? I tendini di banca sono, diciamo, non sono usatissimi, per cui al momento ce ne sono sempre disponibili nelle nostre banche dei tessuti. C'è praticamente una banca dei tessuti per regione, questi interventi sono interventi fatti in elezione, che vuol dire che si sa molto prima quando il paziente verrà sottoposto a un trattamento, per cui ci si può programmare, si può chiedere alla banca dei tessuti il tendine adatto del paziente dell'età giusta, che sia compatibile e corretta e simile idealmente a quella del ricevente e si organizza l'intervento senza avere nessuna sorpresa, avendo a disposizione esattamente quello che si vuole. Grazie mille.